15 agosto 2007, Duisburg, Germania. Ore 2:24 del mattino. Davanti al ristorante da Bruno, la notte estiva sembra tranquilla come ogni altra notte di provincia tedesca. 6 ragazzi di origine italiana stanno finendo una cena tra amici. Ridono, parlano in dialetto calabrese. Salgono su 2 auto parcheggiate. Poi il silenzio esplode. Tra 50 e 70 colpi d'arma da fuoco squarciano la notte. Kalashnikov sparano senza sosta contro i 2 veicoli. Il furgone Volkswagen viene crivellato. L'Opel Astra distrutta. Sul selciato restano 6 cadaveri. Sebastiano Strangio, 39 anni, proprietario del ristorante. Marco Marmo, 25 anni. Francesco Giorgi, non ancora 18enne. Tommaso Venturi, 18 anni. Francesco Pergola, 22 anni. Marco Pergola, 20 anni. Per i tedeschi è cronaca nera, un regolamento di conti tra immigrati, qualcosa di esotico, di incomprensibile, di lontano. Ma quei 6 corpi raccontano una storia diversa. Una storia che inizia 34 anni prima, a più di 1500 chilometri di distanza. Una storia di sequestri milionari, guerre di mafia che hanno fatto 700 morti, un impero criminale nato dal sangue e cresciuto nell'ombra. Quella notte a Duisburg non è finita una faida. È iniziata l'era in cui il mondo ha scoperto che l''ndrangheta non era solo un problema italiano. Era un governo criminale globale. Come è possibile che 6 ragazzi calabresi muoiano davanti a una pizzeria tedesca per una vendetta nata in un paese di 3.000 abitanti? Come fa una rissa di carnevale del 1991 a trasformarsi in un massacro internazionale 16 anni dopo? E soprattutto, come fa un'organizzazione criminale nata tra i pastori dell'Aspromonte a diventare così potente da esportare le sue guerre fino nel cuore dell'Europa? La risposta è in quello che succede tra il 1973 e il 2010. Un arco temporale dove l''ndrangheta smette di essere una mafia rurale e diventa quello che è oggi, il cartello criminale più ricco e potente d'Europa. Per capire Duisburg dobbiamo tornare indietro, a un orecchio mozzato, a un riscatto miliardario, a 2 guerre che hanno insanguinato la Calabria e che nessuno ha mai raccontato davvero. Questa è la storia delle guerre di sangue. La storia di come l''ndrangheta ha conquistato il mondo attraverso la violenza. Nel primo episodio abbiamo raccontato le origini, come l''ndrangheta è nata dal caos post-unitario, come San Luca è diventato il Vaticano del crimine, come il sistema delle doti ha trasformato criminali comuni in una setta mistica, come 4 famiglie hanno governato attraverso matrimoni strategici per 150 anni. Ma alla fine degli anni 60, quella struttura antica si trova davanti a una domanda esistenziale: come si trasforma un'organizzazione rurale in un impero globale? La risposta arriva in 3 fasi distinte. Prima fase: l'accumulazione aggressiva di capitale. Gli anni 70. I sequestri di persona che fruttano 800 miliardi di lire e permettono l'ingresso nel narcotraffico internazionale. Seconda fase: la centralizzazione forzata del comando. Gli anni 80 e 90. 2 guerre devastanti che fanno oltre 700 morti, ma che alla fine creano la provincia, l'organo supremo che governa tutte le 'ndranghete del mondo. Terza fase: la proiezione di potere. Gli anni 2000.
L''ndrangheta che esporta le sue logiche, i suoi codici, la sua violenza oltre i confini nazionali, fino a Duisburg. Oggi racconteremo queste 3 fasi e alla fine capirete perché 6 ragazzi sono morti davanti a una pizzeria tedesca. Prima di continuare, se hai visto il primo episodio sulle origini dell''ndrangheta, grazie. I vostri commenti, le vostre domande, le vostre riflessioni hanno dato un senso a mesi di ricerca. Se non l'hai ancora visto, trovi il link nella descrizione, perché per capire Duisburg devi conoscere San Luca. «10 luglio 1973. Roma, Piazza Farnese. Ore 3 del mattino. John Paul Getty III, 16 anni, erede della dinastia petrolifera più ricca d'America, esce da una festa in un palazzo nobiliare. È solo. È ubriaco. È vulnerabile. Un furgone bianco si ferma accanto a lui. 4 uomini lo trascinano dentro. In pochi secondi sparisce nella notte romana. Il nonno, John Paul Getty, l'uomo più ricco del mondo, riceve la richiesta di riscatto. 17 milioni di dollari. La sua risposta passa alla storia. Ho 14 nipoti. Se pago per uno, dovrei pagare per tutti. Diventerei il bancomat della famiglia. Inizia una trattativa che dura mesi. I sequestratori sono pazienti, professionali, organizzati. Non sono improvvisati. Sono uomini delle Endrine Mammoliti e Piromalli, famiglie storiche della piana di Gioia Tauro. Il ragazzo viene portato in Aspromonte, in una grotta, incatenato, sorvegliato 24 ore su 24. Le trattative procedono lente. Il nonno continua a rifiutare. Allora arriva la lezione. Novembre 1973. Alla redazione del quotidiano Il Messaggero di Roma arriva una busta. Dentro un orecchio umano, una ciocca di capelli rossi, una Polaroid che mostra John Paul Getty III con la testa bendata, il lato destro coperto di sangue. Il messaggio è chiaro, glaciale, inconfutabile. Pagate o la prossima volta sarà la testa. Il nonno cede, negozia, scende a 2,2 milioni di dollari, circa 1 miliardo e 700 milioni di lire dell'epoca. Il ragazzo viene liberato il 15 dicembre 1973, dopo 158 giorni di prigionia. Ma i soldi spariscono, quasi del tutto. Vengono ritrovate solo poche banconote, il resto evapora nell'economia sommersa calabrese. Il processo di primo grado a Lago Negro, nel luglio 1976, condanna 2 esecutori materiali, manovalanza sacrificabile. I capobastone Girolamo Piromalli e Saverio Mammoliti vengono assolti per mancanza di prove. Quel 1 miliardo e 700 milioni diventa il capitale iniziale, il fondo di investimento che permetterà all''ndrangheta di entrare nel narcotraffico internazionale negli anni successivi. Ma soprattutto, quel gesto brutale dell'orecchio mozzato stabilisce un precedente. L''ndrangheta è disposta a tutto, non conosce limiti etici, non ha paura delle conseguenze, è calcolatrice nella violenza. L'orecchio di Getty è il battesimo di sangue dell'organizzazione moderna. Il successo del sequestro Getty non passa inosservato. Dimostra che rapire persone facoltose è un business estremamente redditizio. A basso rischio, alta resa. L'Aspromonte diventa il carcere privato più sicuro d'Italia. Tra il 1973 e il 1988, in Italia, vengono documentati 694 sequestri di persona. Secondo la Commissione Antimafia, una quota significativa è attribuibile all''ndrangheta.
fatturato stimato dalle forze dell'ordine circa 800 miliardi di lire. Non sono cifre astratte, sono vite distrutte, famiglie rovinate, persone che spariscono per mesi, a volte anni. Decine di vittime non tornarono mai a casa, alcune morirono durante la prigionia, per malattia, per freddo, per disperazione. Carlo Celadon, imprenditore veneto, resta prigioniero 831 giorni, 2 anni, 3 mesi e 14 giorni, il sequestro più lungo della storia repubblicana. Quando viene liberato, il 12 febbraio 1977, pesa 40 kg. Ha perso i denti, ha perso la salute mentale, ma la sua famiglia ha pagato 3 miliardi di lire. Marco Fiora, 17 mesi in mano ai sequestratori, 7 anni quando viene rapito. Cristina Mazzotti, 18 anni, sequestrata il 1 luglio 1975. Non verrà mai più ritrovata. Il riscatto viene pagato, ma qualcosa va storto. Si sospetta un'esecuzione. Il suo corpo resta sepolto da qualche parte nell'Aspromonte, un fantasma tra centinaia. I sequestri non sono casuali, sono operazioni militari, pianificate, studiate, con squadre specializzate. C'è chi fa lo studio del target, indaga sulla ricchezza della famiglia, sulle abitudini della vittima, sui percorsi quotidiani. C'è chi esegue il rapimento, professionisti della violenza, spesso non calabresi, reclutati appositamente per non essere riconosciuti. C'è chi custodisce, pastori che conoscono ogni anfratto dell'Aspromonte, che possono spostare la vittima in poche ore se arrivano i carabinieri. C'è chi negozia, i capi, quelli che non si sporcano mai le mani, ma che decidono il prezzo di ogni vita. E c'è chi ricicla. Il denaro del riscatto deve sparire, trasformarsi, diventare legale. I capitali dei sequestri finanziano l'edilizia. Nascono interi quartieri col denaro sporco. A Bovalino, in provincia di Reggio Calabria, sorge il quartiere Paul Getty, costruito proprio coi soldi del primo grande colpo, ma soprattutto quei miliardi permettono l'entrata nel narcotraffico, le acquisti di cocaina in Colombia, le prime rotte transatlantiche, il controllo del porto di Gioia Tauro. Dal 1978 la legge italiana introduce il reato di sequestro di persona a scopo di estorsione con pene severe. L'opinione pubblica si indigna, lo Stato reagisce. I sequestri diminuiscono progressivamente. L'ultimo grande sequestro 'ndranghetista avviene nel 1988. Poi l'organizzazione capisce che il gioco non vale più la candela. Il narcotraffico rende di più, fa meno rumore, attira meno attenzione. Ma quegli 800 miliardi hanno fatto il loro lavoro. Hanno trasformato l''ndrangheta da banda territoriale a holding finanziaria. Ora serve solo una cosa, una struttura centralizzata che coordini tutto, un governo criminale. Ma per arrivarci bisogna passare attraverso il sangue. «24 novembre 1974. Reggio Calabria Bar Roof Garden. Ora di pranzo. Giovanni De Stefano, esponente del clan De Stefano, viene freddato con 3 colpi di pistola mentre beve un caffè al bancone. L'agguato è rapido, professionale, pubblico. Un messaggio. Il motivo? Il controllo dei finanziamenti pubblici che stanno arrivando in Calabria per l'autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria e per il porto di Gioia Tauro. Opere colossali finanziate dal decreto Reggio, dopo i moti del 1970.
centinaia di miliardi di lire in appalti pubblici. Chi li controlla, controlla il futuro dell''ndrangheta calabrese. Da una parte, l'asse De Stefano Tegano, famiglie storiche di Reggio Calabria legate ai palazzi del potere, alla massoneria, alla politica democristiana. Dall'altra, l'asse Tripodo, Piromali, Macri, famiglie della Piana di Gioia Tauro e della Locride, legate ai traffici tradizionali, al contrabbando, ai sequestri. L'omicidio di Giovanni De Stefano è il detonatore. Paolo De Stefano, suo fratello, leader carismatico del clan, giura vendetta. Inizia la prima guerra di 'ndrangheta. 20 gennaio 1975, Siderno, Campo da Bocce. Antonio Macri, boss storico della Locride, ultimo rappresentante della vecchia 'ndrangheta, viene ucciso a viso scoperto durante una partita. Gli esecutori sono Pasquale Condello e Giovanni Saraceno, killer giovanissimi mandati dai De Stefano. Condello ha 25 anni, Saraceno 22. Entrambi diventeranno leggende criminali. L'omicidio Macri è un messaggio chiaro. La nuova generazione non rispetta più le vecchie regole. Non c'è più il rispetto per i boss storici. La violenza diventa l'unico linguaggio. La guerra esplode. Tra il 1974 e il 1977, secondo le stime della Commissione Antimafia, si contano oltre 200 morti, agguati quotidiani, bombe, esecuzioni pubbliche. Reggio Calabria diventa un campo di battaglia, i turisti spariscono, le saracinesche si abbassano, la gente ha paura di uscire di casa. Ma Paolo De Stefano è intelligente, capisce che non può vincere solo con le armi, deve colpire i vertici nemici e per farlo deve sporcarsi le mani con alleanze impure. 26 agosto 1976, carcere di Poggioreale, Napoli. Domenico Tripodo viene ucciso in cella. Secondo le indagini successive, l'omicidio sarebbe stato commissionato ai clan della nuova camorra organizzata. È la prima volta che l''ndrangheta esternalizza un omicidio a un'altra organizzazione mafiosa. È un precedente inquietante. Dimostra che le mafie italiane possono collaborare quando serve. Con la morte di Tripodo, la prima guerra finisce. I De Stefano hanno vinto, ma a che prezzo? 200 morti, decine di feriti, famiglie intere distrutte, un'intera provincia paralizzata dalla paura. Ma Paolo De Stefano emerge come il capo dei capi del Reggino. Controlla gli appalti pubblici, ha rapporti documentati con la massoneria deviata e con esponenti della destra eversiva. Nel 1970, durante l'estate, viene documentato un incontro tra Paolo De Stefano e Junio Valerio Borghese, l'ex comandante della 10ª MAS coinvolto nel tentativo di golpe del dicembre 1970. L''ndrangheta non è più solo criminalità organizzata, è diventata un attore politico, un governo ombra. Ma Paolo De Stefano sa che la vittoria è fragile, sa che prima o poi qualcuno vorrà vendicarsi. Ed infatti, 7 novembre 1977, Santo Stefano d'Aspromonte, Giorgio De Stefano, cugino di Paolo, viene attirato in un agguato durante un summit. Viene ucciso da Giuseppe Suraci, affiliato ai clan sconfitti. La vendetta non è finita. Il sangue chiama altro sangue. «11 ottobre 1985. Villa San Giovanni, ore 8 del mattino. Antonio Imerti, detto il Nano Feroce, boss del clan Condello Imerti Fontana, sale sulla sua auto blindata. Gira la chiave. L'esplosione squarcia l'aria. L'autobomba non lo uccide. La blindatura tiene. Ma 3 guardaspalle muoiono sul colpo. Imerti rimane ferito, sotto shock, ma vivo. Il mandante è chiaro. Paolo De Stefano. Il messaggio è limpido. Io controllo anche lo stretto di Messina e tu non conti niente. 2 giorni dopo, 13 ottobre 1985, quartiere Archi, Reggio Calabria.
Paolo De Stefano esce da casa sua. Sono le 7:30 del mattino. 12 colpi di pistola lo fulminano. Muore in strada, sotto gli occhi dei passanti. La vendetta di Merti è immediata, brutale, definitiva. Con la morte di Paolo De Stefano inizia la seconda guerra di 'ndrangheta, ma questa volta sarà diversa, più feroce, più lunga, più devastante. Questa volta non ci saranno vincitori, solo sopravvissuti. Tra il 1985 e il 1991 si contano circa 700 morti. Come scrivono Nicola Gratteri e Antonio Nicaso nel libro Fratelli di sangue, una cifra paragonabile alle vittime dei conflitti più drammatici del Medio Oriente. Ma a differenza di altri conflitti, la guerra di 'ndrangheta non fa notizia. I media nazionali la ignorano quasi completamente. È una guerra invisibile, combattuta in provincia, tra famiglie di cui nessuno conosce i nomi. Gli scontri sono quotidiani: autobombe, agguati in pieno giorno, esecuzioni davanti ai bar, sparatorie per strada. Reggio Calabria diventa Beirut. Le dinamiche sono complesse. Non è più De Stefano contro Tripodo, è un caleidoscopio di alleanze che cambiano continuamente. Da una parte l'asse De Stefano-Tegano, quello che resta del vecchio potere. Dall'altra la coalizione Condello-Imerti-Fontana, che vuole conquistare il controllo totale del Reggino. In mezzo decine di piccoli clan che cercano di sopravvivere alleandosi ora con uno, ora con l'altro. I protagonisti sono figure leggendarie. Pasquale Condello, il Supremo, il boss che ha ucciso Antonio Macri nel 1975. Ora è il capo militare della coalizione anti-De Stefano. Freddo, calcolatore, spietato. Sopravviverà a tutto e quando finirà la guerra si darà alla latitanza. 18 anni nascosto. Gestirà un impero finanziario da latitante. Verrà arrestato solo nel febbraio 2008. Giorgio De Stefano, cugino di Paolo, eminenza grigia del clan, non è un killer, è un pensatore. Il suo potere non è nelle armi, ma nei rapporti con la massoneria, con la politica, con i servizi segreti. Sarà lui a cercare di negoziare la pace. Antonio Imerti, il nano feroce, basso di statura, gigante nella violenza. Controlla Villa San Giovanni, punto strategico per i traffici attraverso lo stretto di Messina. Non perdonerà mai l'attentato del 1985. Ma i veri numeri della guerra non sono i boss uccisi. Sono gli invisibili, i picciotti mandati al macello, i guardaspalle sacrificati, le vittime collaterali, i testimoni eliminati. 700 morti in 6 anni significa più di 3 morti a settimana per 6 anni consecutivi. Significa famiglie intere cancellate. Significa una generazione cresciuta nel terrore. E lo Stato? Lo Stato guarda, interviene con arresti sporadici, ma non riesce a fermare il massacro. Perché questa guerra è diversa da Cosa Nostra. In Sicilia i pentiti hanno permesso di smantellare Cosa Nostra negli anni 90. In Calabria i pentiti non esistono, o meglio, sono rarissimi. I legami di sangue tengono. L''ndrangheta può permettersi di scannarsi per 6 anni perché sa che nessuno tradirà. Il silenzio è più forte della paura. 700 morti in 6 anni. Una guerra che nessuno ha raccontato. Se questo lavoro ti sta dando qualcosa, aiutami a farlo vedere a più persone. Iscriviti al canale, lascia un commento, anche solo una parola, perché YouTube premia l'interazione e più il video viene visto, più persone sapranno che l''ndrangheta non è folklore, è un governo criminale. Ora torniamo a San Luca. Ma nel 1990 qualcosa cambia.
Qualcuno capisce che se la guerra continua, l'organizzazione rischia di autodistruggersi. I sequestri sono finiti, i capitali ci sono, il narcotraffico sta decollando. Il mondo è pieno di opportunità. Ma come si fa business mentre ti sparano ogni giorno? Servono mediatori, figure autorevoli, capi di locale che non hanno partecipato direttamente alla guerra e che possono garantire per entrambi gli schieramenti. Antonio Nirta, capo del locale di San Luca, si fa garante per i De Stefano. Antonio Mammoliti, capo del locale di Rosarno, garantisce per il clan Condello Nimerti. Le trattative durano mesi, si svolgono in luoghi segreti, nell'Aspromonte, in masserie abbandonate, sotto la protezione della Madonna di Polsi. Le richieste sono chiare: fine immediata delle ostilità, spartizione equa dei territori e delle attività economiche, creazione di un organismo superiore che dirima i conflitti futuri senza ricorrere alle armi. Settembre 1991. Santuario di Polsi. Nasce la Camera di Controllo, poi ribattezzata Provincia o Crimine. È un momento storico. L''ndrangheta si dà un governo centrale, un Parlamento criminale, una cupola simile a quella di Cosa Nostra, ma con principi diversi. Non è una confederazione paritaria, è una struttura verticale, con un capo crimine al vertice, con mastri di giornata che coordinano i mandamenti, con colonnelli che gestiscono le aree territoriali. Ogni locale, in Calabria e nel mondo, risponde alla provincia. Ogni decisione importante deve essere approvata, ogni affiliazione ratificata, ogni punizione autorizzata. La guerra è finita. 700 morti sono serviti a creare quello che mancava da 150 anni, un'organizzazione unitaria. Ma c'è un dettaglio inquietante. Nello stesso periodo in cui l''ndrangheta crea la provincia e sceglie la via dell'infiltrazione economica, Cosa Nostra sceglie la via opposta, la stagione delle stragi. Capaci, 19 maggio 1992. Via D'Amelio, 19 luglio 1992. Alcuni pentiti, anni dopo, sosterranno che ci fu un coordinamento, che le mafie si spartirono i ruoli. Cosa Nostra avrebbe attaccato lo Stato frontalmente, l''ndrangheta lo avrebbe infiltrato silenziosamente. Ipotesi investigativa, non provata, ma inquietante. Perché se fosse vera, significherebbe che 700 morti in Calabria non sono stati uno spreco. Sono stati un investimento, il prezzo necessario per costruire la struttura che avrebbe permesso all''ndrangheta di conquistare il mondo. 1 settembre 2010. Santuario della Madonna di Polsi. Le telecamere nascoste dei carabinieri filmano per la prima volta nella storia una riunione del crimine. Le immagini sono sfocate, l'audio disturbato, ma quello che documentano è rivoluzionario. L''ndrangheta non è una somma di clan autonomi, è un'organizzazione unitaria, con una gerarchia precisa. Al vertice Domenico Oppedisano, 80 anni, esponente di spicco della famiglia di Rosarno, il primo capocrimine ufficiale eletto democraticamente durante un summit. Verrà arrestato pochi mesi dopo, il 13 luglio 2010, nell'operazione Crimine Infinito. Ma le riprese confermano quello che i magistrati sospettavano da anni. La provincia esiste, è reale, è operativa, è il Parlamento dell''ndrangheta mondiale. La struttura è complessa ma funzionale. Il capocrimine è il vertice assoluto. Ha l'ultima parola su guerre, alleanze, affiliazioni di alto livello, apertura di nuove locali all'estero. Il mastro di giornata
coordina le riunioni operative. È il segretario generale del crimine. I mastro generale, capo società e contabile gestiscono gli aspetti militari, organizzativi e finanziari. Ogni locale, sia in Calabria che all'estero, è rappresentata nel crimine, ma non tutte hanno lo stesso peso. San Luca, Rosarno, Africo, Platì hanno un potere maggiore. Sono le locali madri, quelle storiche, quelle che controllano i traffici principali. Le locali estere replicano esattamente la struttura calabrese, gerarchie identiche, rituali identici, giuramenti identici. È un sistema di franchising criminale perfetto. Il caso giudiziario di Frauenfeld, Svizzera, lo dimostra chiaramente. Antonio Nesci, il mastro disponente della locale svizzera, risponde direttamente alla casa madre di Fabrizia, in provincia di Vibo Valentia. Ogni decisione importante viene ratificata in Calabria. La Cassazione ha riconosciuto questa struttura unitaria con una serie di sentenze storiche tra il 2011 e il 2016. L''ndrangheta non è più un'associazione di tipo mafioso generica, è l'articolazione criminale più sofisticata al mondo. Ma c'è un paradosso strategico. La direzione investigativa antimafia ha documentato che in Europa l''ndrangheta preferisce la corruzione alla violenza. L'obiettivo è infiltrarsi, non farsi notare, massimizzare i profitti economici minimizzando l'attenzione mediatica. I collaboratori non calabresi vengono usati solo per gli affari, vengono tenuti a distanza dai contesti familiari. Serve un doppio binario, dentro il sangue e la lealtà assoluta, fuori il business e le alleanze temporanee. Ma nel 1991, mentre la provincia prende forma, qualcosa di inaspettato succede a San Luca. Un episodio apparentemente banale, una rissa di carnevale, che diventerà la faida più lunga e più internazionale della storia dell''ndrangheta. «10 febbraio 1991. San Luca, giorno di carnevale. Un gruppo di ragazzi dei clan Nirta Strangio lancia delle uova contro il circolo ricreativo Arci gestito dagli affiliati ai Pelle Vottari. Scherzo da ragazzini, goliardia di paese. Ma all'auto di uno dei Vottari viene sporcata. L'offesa è personale. I ragazzi dei Nirta Strangio vengono pestati. Una cardiata di legnate. Umiliazione pubblica. La sera stessa, un altro gruppo di giovani dei Nirta Strangio cerca vendetta. Incontrano un affiliato ai Vottari. Quello, spaventato, estrae una pistola. Spara. 2 morti. Francesco Strangio, 20 anni. Domenico Nirta, 19 anni. Sono giovani. Sono figli di boss. Sono sangue delle famiglie più potenti di San Luca. Da quello scherzo di carnevale inizia la faida di San Luca. 16 anni di vendette. 16 morti ammazzati. Una spirale di violenza che attraverserà i continenti. Perché San Luca non è solo un paese. È il cuore simbolico dell''ndrangheta. È il locale principale. È la casa madre dell'organizzazione mondiale e le famiglie di San Luca non perdonano. Da una parte i clan Nirta Strangio, alleati dei Romeo, dall'altra i clan Pelle Vottari, tutti imparentati tra loro attraverso generazioni di matrimoni strategici, ma ora divisi da un odio che supera qualsiasi legame di sangue. La faida ha periodi di violenza e periodi di tregua apparente. Nel 2000 i capi impongono una mediazione. La guerra interna danneggia gli affari, il narcotraffico richiede stabilità. Ma le famiglie non dimenticano, aspettano, covano rancore, preparano la vendetta definitiva.
25 gennaio 2006. San Luca. Giorno di Natale. Maria Strangio, moglie di Giovanni Luca Nirta, è in casa con la famiglia. È una donna. Le donne non vengono toccate. È una regola antica, rispettata anche nelle faide più cruente. Ma questa volta no. Un comando irrompe sparando. L'obiettivo è Giovanni Nirta. Lui si salva. Lei no. Maria Strangio muore sotto gli occhi della famiglia, colpita per errore. O forse no. Forse è un messaggio ancora più brutale. Nessuno è al sicuro. Nemmeno le donne. Nemmeno a Natale. Secondo l'accusa, il mandante dell'omicidio sarebbe Francesco Pelle, detto Ciccio Pakistan, condannato in primo grado per questo fatto. Francesco Pelle è una figura chiave. 31 luglio 2006. Africo. Pelle è sul terrazzo di casa sua. Tiene in braccio il figlio neonato. Un colpo di fucile lo raggiunge alla schiena. Il proiettile gli lesiona la spina dorsale. Rimane paralizzato. Per sempre. L'attentato è opera dei Nirta Strangio. Pelle sopravvive, ma è costretto su una sedia a rotelle. Eppure mantiene il controllo del clan. Ordina vendette, pianifica omicidi. La disabilità fisica non limita il suo potere criminale. L'omicidio di Maria Strangio è la sua risposta, ma ha violato il codice. Ha fatto uccidere una donna. Per i Nirta Strangio questo è imperdonabile. La vendetta deve essere totale, pubblica, internazionale. E il posto perfetto è lontano dalla Calabria, in Germania, dove entrambi i clan hanno interessi economici, dove le famiglie si sono trasferite negli anni del boom industriale tedesco. Torniamo a Duisburg, 15 agosto 2007, ore 2:24. Davanti al ristorante Da Bruno, i 6 ragazzi stanno per salire sulle auto. Non sanno che sono stati seguiti per giorni, pedinati, studiati, che l'esecuzione è stata pianificata nei minimi dettagli. Un furgone si ferma accanto alle auto parcheggiate. Le portiere si aprono. 2 uomini incappucciati scendono con i Kalashnikov. 70 colpi in meno di 2 minuti. Le auto vengono crivellate. I corpi cadono. Nessuno sopravvive. Le vittime sono tutte legate al clan Pelle, Vottari, Romeo. Marco Marmo, 25 anni, è il vero obiettivo. Affiliato di primo piano. Intercettato mentre organizzava l'acquisto di armi in Germania. Sebastiano Strangio, 39 anni, proprietario del ristorante Da Bruno. Nonostante il cognome Strangio, è affiliato ai Pelle Vottari, un dettaglio genealogico che evidenzia la complessità delle parentele di San Luca. Francesco Giorgi, 16 anni, Tommaso Venturi, 18 anni, Francesco Pergola, 22 anni, Marco Pergola, 20 anni. Sono tutti giovani. Alcuni non hanno nemmeno compiuto 20 anni, ma per la logica della faida sono obiettivi legittimi. Sono sangue del clan nemico. Gli esecutori fuggono, tornano in Italia, si nascondono in Aspromonte. Alcuni si danno alla latitanza in Olanda, ma la polizia tedesca e i carabinieri italiani lavorano insieme. È la prima volta che una strage di 'ndrangheta in territorio estero attiva una cooperazione internazionale così massiccia. 30 agosto 2007, 15 giorni dopo Duisburg. Operazione Feida. 3.000 agenti tra carabinieri e polizia scattano in contemporanea. Oltre 40 fermi nella Locride. Vengono colpiti esponenti di entrambi i clan. Il messaggio dello Stato è chiaro. Basta.
17 dicembre 2007. Primi arresti. Domenico Nirta e Domenico Pizzata vengono fermati a San Luca. Antonio Richicci e Luca Liotino vengono arrestati a Caerst, Germania, a pochi chilometri da Duisburg. Gli investigatori scoprono una rete logistica sofisticata. I clan usano ristoranti, pizzerie, società di import-export per copertura, per riciclare denaro e organizzare traffici. Febbraio 2010. Viene arrestato Giovanni Strangio, considerato l'ideatore e uno degli esecutori materiali della strage. Viene catturato in Olanda dopo quasi 3 anni di latitanza. Il processo inizia nel 2011, Corte d'Assise di Locri. 12 luglio 2011, sentenza di primo grado. 8 ergastoli. Tra i condannati, Giovanni Strangio. Il processo è complesso. Ci sono assoluzioni, rinvii, appelli. Alcuni imputati vengono prosciolti per insufficienza di prove, altri vedono confermate le condanne. 9 giugno 2016. La Corte di Cassazione chiude definitivamente il cerchio. 5 ergastoli confermati, 2 assoluzioni definitive con formula piena. Francesco Pelle, Ciccio Pakistan, viene condannato per altri reati, ma con annullamento parziale per alcuni capi di imputazione. 17 luglio 2016. Deposito delle motivazioni. Sentenza numero 35.085. La Cassazione riconosce che Duisburg è l'epilogo della faida di San Luca, che i mandanti sono in Calabria, che gli esecutori hanno agito su ordine della provincia, ma c'è un colpo di scena. Dicembre 2016. L'avvocato di Giovanni Strangio annuncia la richiesta di revisione del processo. Sostiene di avere prove nuove, testimonianze che lo scagionano, intercettazioni dall'operazione Gotha che forniscono un quadro alternativo e soprattutto una dichiarazione esplosiva di un collaboratore di giustizia ex camorrista. Secondo lui, la strage di Duisburg non è collegata alla faida di San Luca. Il vero movente sarebbe un traffico internazionale di eroina. La Cassazione ammette la richiesta al giudizio, un fatto raro. Significa che i dubbi sono legittimi, che la verità processuale, pur definita, potrebbe avere zone d'ombra. 29 marzo 2021. Lisbona, Portogallo. Francesco Pelle, Ciccio Pakistan, viene arrestato in una clinica dove è ricoverato per Covid. È latitante da 2 anni, condannato all'ergastolo per la strage di Natale 2006. La faida, almeno sul piano giudiziario, sembra chiusa. Ma a San Luca il silenzio continua. – 13 luglio 2010. Ore 6 del mattino. 3.000 uomini tra carabinieri, polizia e guardia di finanza scattano in contemporanea. Operazione Crimine Infinito. Il più grande blitz antimafia della storia dopo il maxi processo di Palermo. 300 arresti, 154 in Lombardia, 156 in Calabria. Tra gli arrestati Domenico Pedisano, il capocrimine eletto al santuario di Polsi pochi mesi prima. Ma l'operazione non è solo repressiva, è anche investigativa. Per la prima volta lo Stato dimostra con prove documentali che l''ndrangheta è un'organizzazione unitaria. Le intercettazioni audio e video dei summit Pulsi, i codici scritti trovati durante le perquisizioni, le testimonianze dei pochi collaboratori di giustizia, tutto converge verso la stessa conclusione. La provincia esiste, comanda, decide. La sentenza della Cassazione del 18 giugno 2010 conferma che l''ndrangheta è un'organizzazione criminale di tipo mafioso unitaria, con una struttura verticale sovraordinata a tutte le locali del mondo. Ma l'operazione crimine non ferma l'organizzazione. La rallenta, la costringe a riorganizzarsi, ma non la distrugge.
perché la forza dell''ndrangheta non è nei capi, è nel sistema, è nei legami di sangue, è nella capacità di rigenerarsi. Un boss cade, un altro prende il suo posto, una locale viene smantellata, un'altra si rafforza. Il sistema continua. 3 maggio 2013. Operazione Eureka. 130 arresti in 8 paesi: Italia, Belgio, Paesi Bassi, Germania, Colombia, Brasile, Panama e Stati Uniti. Viene smantellata una rete finanziaria transnazionale che riciclava i proventi del narcotraffico. Famiglie coinvolte: Pelle Vottari, Romeo, Nirta Strangio, Ursino. Anche qui alcune delle famiglie di San Luca, quelle che si erano massacrate per 16 anni. Ora collaborate sui traffici internazionali, perché gli affari vengono prima dell'onore. Sempre. Operazione Crimine, operazione Eureka. Lo Stato colpisce, ma il sistema continua. Nel prossimo episodio scopriremo come l''ndrangheta ha infiltrato le istituzioni, come la massoneria deviata ha fatto da ponte, come l'operazione Rinascita Scott ha svelato il sistema Calabria. Se vuoi seguire questa inchiesta fino in fondo, iscriviti, attiva la campanella, perché il prossimo episodio è quello più inquietante, quello che spiega perché l''ndrangheta è invisibile e inarrestabile. «37 anni. Dal 10 luglio 1973, sequestro Getty, al 13 luglio 2010, operazione Crimine. In questo arco temporale, l''ndrangheta si è trasformata da banda rurale a governo criminale globale. Il prezzo: oltre 700 morti nelle guerre interne, 81 vittime dei sequestri mai tornate a casa, centinaia di famiglie distrutte, migliaia di vite rovinate. Ma per l'organizzazione è stato un investimento. Quei morti hanno permesso di creare la provincia, quella struttura centralizzata che oggi coordina il narcotraffico mondiale. Duisburg è il simbolo di questa trasformazione. 6 ragazzi uccisi in Germania per una vendetta nata in un paese di 3.000 abitanti. È la dimostrazione che il potere di San Luca non conosce confini. Ma è anche il momento in cui l'Europa ha capito: l''ndrangheta non è un problema italiano, è una minaccia globale. Nasce l'associazione antimafia Mafia Nein Danke in Germania. Lo Stato italiano rafforza la cooperazione internazionale, i patrimoni mafiosi in Europa vengono aggrediti. Eppure l''ndrangheta continua, perché ha costruito qualcosa che nessuna altra mafia ha mai raggiunto, un sistema che si autoalimenta, che sopravvive ai capi, che si rigenera attraverso il sangue. La domanda finale non è quando finirà l''ndrangheta. La domanda è: può finire qualcosa che è diventato parte integrante del tessuto sociale ed economico di interi territori, qualcosa che ha trasformato il crimine in religione, la violenza in codice d'onore, la famiglia in catena d'acciaio. Le guerre di sangue hanno costruito l'impero, ma quell'impero oggi controlla l'80% del traffico di cocaina europeo, fattura oltre 50 miliardi di euro all'anno, ha infiltrato politica, massoneria, economia legale. E tutto iniziò con un orecchio mozzato, con 1,7 miliardi di lire, con l'audacia di guardare oltre i confini della Calabria. E quella guerra, l''ndrangheta, l'ha già vinta. Se sei arrivato fin qui, grazie, davvero.
Questo episodio è costato mesi di lavoro, ogni fonte verificata, ogni nome controllato, ogni cifra blindata. Se pensi che questo tipo di contenuto meriti di esistere su YouTube, aiutami, iscriviti, condividi, commenta, anche solo visto, perché l'algoritmo premia chi interagisce e più persone vedono questi video, più difficile sarà dimenticare. Nel prossimo episodio, l'infiltrazione, la massoneria deviata, i colletti bianchi, Rinascita Scott, il momento in cui lo Stato ha capito che l''ndrangheta non controlla solo la strada, controlla i palazzi. Ci vediamo lì, anime oscure.